C'è una novità sul rapporto tra disordini temporomandibolari e postura corporea. O no? Abbiamo dedicato 2 video al rapporto tra disordini temporomandibolari e postura corporea, nei quali abbiamo approfondito tutti i vari aspetti dell'argomento. Abbiamo visto cosa si intende esattamente per disordini temporomandibolari e per postura corporea, abbiamo esaminato la letteratura scientifica sull'argomento, abbiamo discusso i risultati e tratto le conclusioni. Ma secondo voi io adesso vi riassumo tutto quanto già detto? No, non esiste. E quanto deve durare il video? No, infatti non riassumo niente. Se volete sapere tutto sull'argomento, i video sono questi 2. Questo è il primo e questo è il secondo. 2 video strepitosi. Ma da allora è passato un po' di tempo e l'anno scorso, nel 2023, è stato pubblicato un nuovo articolo che ho visto circolare anche sui social che dimostra la correlazione tra la postura e i disordini temporomandibolari. E vai, finalmente! E noi potevamo perderci l'occasione di leggere e studiare questo nuovo articolo? Certo che no. Pensate sia quello giusto? È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui! E allora vediamoli insieme. È una review sistematica, cioè un articolo che prende in esame tutti gli studi pubblicati sull'argomento e li sceglie inserendo dei criteri che servono a selezionare gli studi più affidabili. Con meta-analisi, che vuol dire che i dati degli studi vengono poi combinati insieme per avere dei risultati complessivi che ci permettano di trarre le conclusioni più accurate possibile. Le premesse sembrano ottime. Vediamo come hanno selezionato gli articoli che hanno poi valutato. Allora, vi metto l'articolo in descrizione, così lo potete scaricare e ve lo potete leggere. Vi riassumo alcuni punti. Alla fine dell'introduzione, come sempre si fa, si precisa che l'obiettivo della review è di valutare la correlazione tra postura e disordini temporomandibolari. Hanno inserito dei criteri di selezione. Ad esempio, la ricerca va dal 2000 al 2022, quindi hanno eliminato tutti gli articoli precedenti al 2000, anche se non hanno specificato il motivo. Hanno poi inserito il criterio che la diagnosi di disordini temporomandibolari fosse fatta utilizzando i criteri diagnostici chiamati DC-TMD, che vuol dire Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, cioè criteri diagnostici per disordini temporomandibolari, che sono considerati in effetti i più affidabili, ma sono stati pubblicati nel 2014, quindi hanno indirettamente ridotto ulteriormente gli studi a quelli dal 2014 al 2022. Poi hanno selezionato solo gli studi randomizzati e controllati. Gli studi randomizzati e controllati. Sì, in effetti è strano. Vi spiego perché. Gli studi randomizzati e controllati sono fatti in questo modo. Si prende un gruppo di persone e lo si divide casualmente in 2 gruppi. Si somministra al primo gruppo, che si chiama gruppo di studio, la terapia che si vuole valutare. Al secondo gruppo, che si chiama gruppo di controllo, si fa finta di somministrare la terapia sostituendola con un placebo e si valutano i risultati. La randomizzazione consiste nel selezionare casualmente i pazienti che appartengono al gruppo di studio e al gruppo di controllo, in modo da ottenere 2 gruppi il più possibile simili tra loro, perché le differenze nei risultati degli studi siano dovute all'effetto della terapia e non alle differenze tra i gruppi. Ma in questo caso la situazione è completamente diversa. Non stiamo valutando l'effetto di una terapia, ma vogliamo vedere se c'è una correlazione tra la postura e disordini temporomandibolari. Quindi dobbiamo paragonare i 2 gruppi di persone, un gruppo di pazienti che soffrono di disordini temporomandibolari e un gruppo di persone che non soffrono di queste patologie, per vedere se ci sono delle differenze nella postura corporea. E quindi i 2 gruppi devono necessariamente essere diversi.
Ma continuiamo. Hanno esaminato diversi motori di ricerca, PubMed, Lilacs, Web of Science, e in effetti sono riusciti ad ottenere un numero iniziale di articoli molto numeroso, quasi 900 articoli da valutare, che non è male se si vogliono avere dei risultati esaustivi. Tuttavia, dopo aver applicato tutti i criteri di selezione, sono rimasti solo 3 articoli. Vediamo cosa dicono. Un primo studio esamina 45 donne, tutte affette da patologie dell'articolazione temporomandibolare. 24 di loro hanno utilizzato un bite durante il sonno per 6 mesi. Se non sapete cos'è un bite, guardate questo. Poi saprete tutto. Le restanti pazienti non hanno fatto nulla. Hanno poi misurato alcuni parametri della postura a tutte le partecipanti allo studio, dopo 1, 3 e 6 mesi, e hanno trovato alcune differenze tra i gruppi. Gli autori le descrivono come differenze statisticamente significative, ma clinicamente non significative, perché si trattava di pochi millimetri di differenza per le misure lineari e pochi gradi di differenza per le misure angolari. Ma il punto è che non essendoci nessun gruppo di persone senza disordini temporomandibolari, non c'è alcuna possibilità di verificare se la postura corporea dei pazienti con disordini temporomandibolari sia diversa da quella di persone che non soffrono di queste patologie, e quindi verificare se ci sia una correlazione tra la postura corporea e i disordini temporomandibolari. Vediamo il secondo studio selezionato. Anche qui vediamo 49 pazienti, tutti con disordini temporomandibolari. 36 hanno utilizzato un bite per 3 mesi durante il sonno e 4 ore durante la giornata, associato ad esercizi. 13 hanno fatto solo gli esercizi. Trascorsi 3 mesi hanno valutato con una pedana stabilometrica, se non sapete cosa sia, guardate questo, l'oscillazione del corpo rispetto al terreno. Alcune di queste misure in media sono aumentate nel tempo, anche se con molta variabilità, ma senza alcuna differenza tra i due gruppi. Ma nuovamente non c'è alcun paragone tra pazienti con disordini temporomandibolari e soggetti che non soffrono di queste patologie. E quindi non possiamo valutare in nessun modo un'eventuale differenza nella postura corporea e verificare se ci sia una correlazione tra la postura e i disordini temporomandibolari. Ma noi non ci perdiamo d'animo. Vediamo il terzo studio che hanno selezionato. Hanno reclutato 60 pazienti che soffrivano sia di disordini temporomandibolari che di dolori cervicali e limitazione dei movimenti del collo. 30 di loro li hanno trattati con un bite da usare durante il sonno e agli altri 30 hanno detto di controllare il serramento dentale e le altre attività della mandibola durante la giornata. Dopo 3 settimane e dopo 3 mesi hanno visto che i pazienti del primo gruppo, cioè quelli che hanno usato il bite, avevano meno dolori cervicali e meno limitazione dei movimenti del collo. E la postura? Niente, la postura non l'hanno valutata. E allora? E allora niente, non lo so. Ma forse gli autori di questi studi volevano vedere se la terapia con il bite per i disordini temporomandibolari avesse sia ridotto la sintomatologia che migliorato la postura. Sì, è possibile, ma anche in questo caso non possiamo confermare la validità di questa ipotesi. Prima di tutto perché gli studi esaminati, 3, sono troppo pochi. Poi il numero di pazienti coinvolti è troppo basso per avere dei risultati che possano valere per la popolazione in generale. E terzo, il punto più importante, i risultati dei 3 studi non concordano. Nel primo studio abbiamo trovato differenze statisticamente significative ma clinicamente irrilevanti. Nel secondo non c'era alcuna differenza tra i 2 gruppi e nel terzo la postura non è stata neanche valutata. Ma vediamo quali sono state le conclusioni degli autori di questa review. L'articolo conclude con questa frase. Questa meta-analisi della letteratura mostra una correlazione tra la postura e i disordini temporomandibolari e poi ipotizza il motivo di tale correlazione. Sarà vero? Sarà falso? Sarà Ferguson?
In realtà abbiamo visto che gli articoli valutati in questa review non supportano affatto questa conclusione. Dopo aver letto l'articolo, devo dire che non aggiunge niente alle informazioni che già avevamo e quindi le conclusioni sono sempre le stesse. Nei pazienti con disordini temporomandibolari non è consigliato proporre terapie odontoiatriche promettendo o ipotizzando miglioramenti della postura corporea, perché le evidenze scientifiche attuali non ci permettono di ottenere risultati predicibili in questa direzione. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento e che ho usato per prepararlo. Per qualunque altra cosa o se volete contattarmi direttamente potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. E per cambiare argomento, dando un'occhiata all'attualità, vi voglio leggere una poesia di Gianni Rodari. Si intitola Promemoria. Ci sono cose da fare ogni giorno. Lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte. Chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio, la guerra. Bella, no? Ciao a tutti, alla prossima!